Benvenuti su Culture and Education. Oggi faremo un salto temporale nell'antica Roma per esplorare dinamiche che, a guardare, descrivono perfettamente il nostro presente. Siamo abituati a pensare che la manipolazione politica, la propaganda e la spregiudicata costruzione dell'opinione pubblica siano invenzioni moderne, figlie dei social network, degli algoritmi o dei salotti televisivi. Eppure, secoli prima dei post virali, un grande storico romano aveva già decodificato il potere delle parole, dei silenzi e delle mezze verità. Publio Cornelio Tacito. Tacito figura tra gli osservatori più lucidi e spietati del rapporto tra potere, paura e parola pubblica. Nelle sue opere maggiori, in particolare nelle storie e negli annales, l'impero romano prende forma come un immenso teatro politico. In questo palcoscenico un gesto pubblico nasconde quasi sempre un interesse privato, le dichiarazioni ufficiali diventano maschere e i silenzi si trasformano in prove schiaccianti. Negli annales l'autore dichiara di voler scrivere sine ira et studio, ossia senza rancore e senza parzialità. Questa celebre formula illustra la sua massima ambizione, raccontare i fatti con assoluta lucidità. Il fascino irresistibile della sua opera, tuttavia, risiede proprio nel contrasto tra questo distacco formale e la materia incandescente che tratta. Mentre cerca la verità storica, la scrittura tradisce un'inquietudine profonda, un giudizio morale inflessibile e un'amara nostalgia per la libertà repubblicana ormai perduta. La cifra stilistica di Tacito è la brevitas, una prosa densa, scura, essenziale. Invece di prendere il lettore per mano e spiegargli ogni dettaglio, lo storico taglia, allude, lascia ampie zone d'ombra. Ed è proprio in quei vuoti che il racconto acquista una forza dirompente. Chi legge è costretto a interpretare, a unire i puntini. Il non detto tacitiano si carica così di tensione e si fa esso stesso giudizio. Questo meccanismo psicologico e comunicativo risuona con forza nell'attualità. Anche oggi nel dibattito politico, ciò che viene omesso pesa quanto ciò che viene dichiarato. Un titolo sensazionalistico, un breve estratto, un video, una citazione estrapolata dal contesto possono plasmare un'immagine potentissima. La brevità, che in teoria dovrebbe rendere la comunicazione più efficace, diventa spesso un'arma per deformare la realtà, colpendo l'emotività del pubblico prima che la sua razionalità abbia il tempo di attivarsi. Raccontare la storia, ci suggerisce Tacito, impone sempre una scelta autoriale. Da dove far partire una narrazione, dove interromperla, quali dettagli illuminare e quali relegare ai margini. Ogni racconto è di fatto un'inquadratura e cambiare angolazione significa cambiare il senso degli eventi. La stessa azione può apparire come un atto di coraggio o come un cinico opportunismo, a seconda della luce sotto cui viene presentata. Nella Roma dei Cesari, il potere aveva un bisogno disperato di consenso e si autorappresentava come garante di ordine, stabilità e grandezza. Dietro questa vetrina istituzionale, però, l'occhio severo di Tacito scorge paura, servilismo, ipocrisia e corruzione. La sua è una visione modernissima. L'autorità assoluta tende inevitabilmente a consumare la libertà, trasformando la vita pubblica in una recita dettata dalla convenienza e dal timore. Da qui deriva un elemento cardine del suo pensiero, il sospetto. Lo storico guarda alle mosse dei potenti con estrema diffidenza. Un atto di clemenza può mascherare un progetto tirannico, una virtù sbandierata può rivelarsi una pura strategia di posizionamento. Questo sguardo disincantato ricorda da vicino l'atteggiamento di molta opinione pubblica contemporanea, sempre più diffidente verso le istituzioni, i media e gli esperti. C'è però un cortocircuito pericoloso. Quando il sospetto si cronicizza e diventa la lente unica con cui guardare il mondo, non diventiamo affatto più liberi, ma paradossalmente più manipolabili. Se tutto viene percepito come menzogna, il vuoto di fiducia non viene riempito dalla verità, ma dalla narrazione più aggressiva e ripetitiva, da chi urla più forte, offrendo un nemico facile da odiare.
Un altro campo di battaglia cruciale è quello della memoria. Roma praticava la damnatio memoriae, la cancellazione fisica di nomi e volti di chi cadeva in disgrazia. Pur con le dovute distanze storiche, la questione di fondo rimane identica. Chi decide cosa merita di essere ricordato e cosa deve sparire? La memoria collettiva è malleabile. Il passato, se strumentalizzato, smette di illuminare il presente per trasformarsi in mera propaganda. Le pagine di Tacito, al contrario, servono a inquietarci, a scuoterci dall'ingenuità davanti alle versioni ufficiali. Leggere i suoi testi oggi ci obbliga a porci le domande giuste di fronte a qualsiasi narrazione. Chi sta parlando? Quale emozione, rabbia, nostalgia, indignazione sta cercando di suscitare in noi? In un'era dominata dalla frenesia, dall'informazione, l'antica saggezza romana ci invita a rallentare. Ci esorta a cercare il contesto dietro il titolo a effetto, a preferire la comprensione profonda all'indignazione facile. Il potere non risiede solo nei palazzi governativi o nelle leggi, ma abita nelle parole che usiamo, nelle versioni della realtà che accettiamo per inerzia e nei silenzi che non osiamo interrogare. In questo senso la cultura si conferma un esercizio di libertà. Studiare i classici è una palestra per riconoscere le dinamiche che si muovono sotto i nostri occhi. Se questo viaggio tra storia e comunicazione vi ha stimolato, continuate a seguirci su Culture and Education, perché comprendere il passato è il primo fondamentale passo per immaginare un futuro più consapevole.